Rumori di fondo, questi sconosciuti, la maggior parte delle persone manco se ne accorge dei rumori di fondo, ma i professionisti sì, tutti quelli che lavorano nel settore, quando ricevono una voce si accorgono se c'è un rumore di fondo oppure no, se è troppo oppure se è stato ben trattato. E poi ci sono altri fattori che entrano in gioco, come per esempio se stai facendo un audiolibro e hai creato il tuo home studio di fortuna, potresti renderti conto quando accendi il microfono e ti metti la cuffia di sentire un rumore che non ti eri accorto che c'era, ed è il rumore della stanza in cui ti trovi, dell'ambiente che c'è esternamente, che romba all'interno, il traffico, il vento e altre cose di questo genere. Ora, se questi rumori di fondo sono eccessivamente elevati, devi fare un editing abbastanza pesante, ma se hai già trattato un po' il tuo ambiente, puoi intervenire per portarlo quasi completamente a zero, questo rumore di fondo, con degli strumenti che sono già disponibili sulla WAD. Infatti questo è un video che è dedicato poi a un prodotto che funziona solo sulla WAD Apollo. Ho iniziato con l'SSL perché è quello con cui ho cominciato a sostituire tutti i pezzi del mio hardware quando ho preso la Apollo, e a un certo punto ho detto però io ci sono delle cose che devo sostituire. Per esempio c'è il noise gate. Che cos'è? Dove lo trovo? Non c'è qui nei miei plugin. E in effetti ho dovuto comprarne uno a parte, perché provandolo mi sono accorto che quello aveva esattamente quello che cercavo, ed era appunto l'SSL. Poi nel tempo ho scoperto che aveva anche altre funzioni molto interessanti, quindi oltre a togliere i rumori di fondo mi consentiva anche di gestire la dinamica della voce e l'equalizzazione ed eventualmente i riflessi non voluti che si trovano all'interno di una cabina. Molto spesso ci sono dei riflessi che tu vorresti togliere. Come fai a toglierli? Ci sono gli strumenti per poterlo fare. Ecco perché ti faccio vedere questo software. E poi anche per un'altra ragione, perché se è vero come è vero che è molto importante la performance, diciamo che la performance è la cosa più importante, è anche vero che tu non è che ti vai a comprare una Ferrari e la accetti tutta sporca quando te la tirano fuori dal garage con tutte le cacche di piccione sopra. È sempre una Ferrari, va che è una meraviglia, sì, ma è tutta lercia, no? Te la danno tutta bella pulita, lucida, e noi vogliamo fare la stessa identica cosa con la nostra voce quando la vendiamo ai nostri clienti. Deve essere perfetta. Ho acceso il ventilatore dall'altra parte. Tu direi, perché hai acceso il ventilatore? Perché faccia rumore. È un ventilatore pazzo, ogni tanto parte, va a tutta birra da solo. Non ha bisogno neanche che gli metta io la velocità. È impazzito, una di quelle cose. Ecco, adesso lo sta facendo. Adesso lo senti. Quanto rumore fa? Ho meno 45 dB di rumore in sala in questo momento, perché ho la porta spalancata, il ventilatore che va e i grilli che stanno grillando là fuori. Ok, allora, se io lo faccio, questo ascolto, con questo microfono, che è un dinamico, a cui tolgo un attimo tutto quanto, in modo che dopo ti faccio vedere che cos'è che posso fargli fare, e a questo dinamico gli do del gain, in modo che ne abbia. Wow, ce n'è del rumore? Perché in parte c'è il rumore del cavo del dinamico. Il dinamico da solo ne fa già, anche perché questa è una prolunga che arriva di là e vabbè. Però adesso gli metto un expander, guarda. Con un fast attack. E poi gestisco il range. Ora potrei mettergli anche un gate in fondo, però il gate ha questo difetto, lo senti, no? Che ha la tendenza a tagliare. Il gate taglia, perché il gate è una porta. Ti faccio vedere. La differenza tra gate... Sì, però prima rimetto un attimo l'expander. La differenza tra gate ed expander è questo. Il gate, tutti e due i gate che ci sono qui sull'SSL, lavorano in questo modo. C'è una porta che chiude e poi c'è un range, cioè quanto gain vuoi togliere. Però quando arriva lì chiude e toglie quella quantità di dB che tu hai deciso di togliere. Invece nell'expander c'è un retio, cioè la porta è socchiusa
e quindi si chiude più piano e questo consente di gestire meglio i rumori lievi e i suoni più lievi che eventualmente la voce sta producendo mentre declama le sue poesie, ok? Perché non necessariamente tutto è fatto come una batteria che più o meno ha sempre lo stesso livello di dinamica, pom pom pom, sempre su quel che la voce no, potrebbe anche andare molto in basso, poi ci sono i fiati, i respiri, i rumori, i singhiozzi, tutta questa roba qua che fanno parte della narrazione e devono esserci. Ecco perché l'expander in questo caso è molto meglio. È chiaro che con un dinamico puoi stargli molto più vicino, quindi di fatto allontanare i rumori che ci sono laggiù e aumentare il threshold. Il threshold che cosa va a trovare? Questa linea di LED qui. Questi numeri corrispondono ai numeri di questi LED qui. Più io lo alzo, più lui si andrà ad attivare in alto. Più lo abbasso e più lui sarà meno sensibile. Meno 30, meno 25. Eccolo qua. Così è insensibile completamente, altrimenti così va a incontrare il suo livello lassù e mi esclude tutto quanto da attorno, ok? E il range expand, che è quella cosa che ti ho fatto vedere prima, il range expand è questa roba qui, questo, vedi, abbassa, questi sono i dB, li abbassa, li toglie, ok? Io sto togliendo con range expand dB di rumore di fondo. È chiaro che più sono alto con questi livelli, più escludo del rumore di fondo e più in parte tolgo una parte del mio suono, però escludo completamente i rumori esterni. Quindi se hai veramente tanto rumore in sala, probabilmente una cosa di questo genere ti potrebbe aiutare. Ora te lo faccio sentire sull'87 così godi un po'. 39 dB, meno 39 più o meno mi segna questo software come rumore che ho in questo momento in sala con il ventilatore acceso e la porta completamente aperta, ma il ventilatore veramente non è acceso, è di più, è un ventilatore turbo benzina diesel, sembra una Mercedes del 1985, oppure il lupetto. Te lo ricordi il lupetto? L'hai mai visto il lupetto? Il camioncino lupetto, era qualcosa. E appena l'ho tolto, come senti, ci sono solamente i grilli. Abbiamo un fondo di circa meno 50 dB, che possiamo anche togliere. Il problema sono i grilli, perché i grilli fanno un rumore veramente stupidello. Poi ti spiego il fast attack e il fast release che serviranno. Ora io attivo la dinamica all'interno, anzi la dinamica, attivo l'SSL sull'87. In questo momento stai sentendo l'87. E attivo il Dynamic In e poi l'Expander In. Con il gate, come abbiamo detto, potrebbe funzionare lo stesso, però è una porta molto più, come dire, secca. Quindi potrebbe avere il brutto difetto di, quando incontra un suono in una via di mezzo che non è né aperta né chiusa, di chiuderti fuori una mezza parola. Se è eccessivo, senti che fa questo. Questo è il gioco che intendo, ok? Se lo trovi lì a metà, quindi devi calibrarlo bene. Ma poi c'è un altro difetto, che ha la tendenza a fare questo rumore. Senti, quando entra il suono fa un tic, fa un piccolo tic, un ticchettino. Questo lo posso chiudere così non fa confusione. Un ticchettino. È per quello che preferisco l'expand, perché è più dolce. Ora è chiaro che se tu hai il vezzo di fare voiceover, dovrai chiudere la porta. Chiuderla per bene. Questa è una porta rubata a un batterista che chiude fuori parecchio i rumori che ci sono dall'altra parte. Quindi di fatto io quanto rumore avrei qua dentro adesso con la porta così? C'è il microfono che da solo ne fa 12 di dB. Vediamo un po' quante ne butta dentro. La media è di meno 50 più o meno, sono con un livello base di meno 50 dB. Se aggiungo l'expander in e comincio a lavorare con il range expand e il threshold, col threshold vado a incontrare il momento di ingresso, che posso definirlo più in alto o più in basso, e aumento il range expand, dovrò solo stare attento a evitare che non mi vada a tagliuzzare i fiati, i respiri.
se faccio dei respiri molto miei. Sto respirando da solo e tu mi stai ascoltando. Ecco, così già non le taglia. Direi che ho trovato un buon equilibrio, così, di brutto. Ok. Non è velocissimo, come vedi, perché ci mette un filino a tornare su. E se c'è veramente rumore di fondo, te ne taglia parecchio. L'ideale comunque è toglierne un po', non tutto, non essere esagerati, perché un po' del tuo ambiente, se c'è, fa parte del tuo ambiente, è sotto alle tue parole, c'è, quindi ci deve essere, però puoi togliere con una discreta delicatezza questo rumore e ti sarà molto utile questa operazione quando farai editing, soprattutto se dovrai tagliare fiati, altra roba di questo genere. Ti basterà aggiungere un altro gate piccolino appena accennato in editing e ogni momento in cui non c'è del parlato sarà completamente a zero. Questo eviterà che ci siano dei tic nei passaggi dall'inizio del parlato del file con una forma d'onda a quello che finisce, e eviterà un sacco di cose. Potrai cancellare i fiati e non ci sarà quell'effetto di è sparito anche l'ambiente, che invece c'è, è presente l'ambiente quando i fiati non ci sono, ma c'è semplicemente una pausa. Non c'è nessun rumore, quindi se anche io volessi eliminare un fiato, una volta che l'ho tolto, questo fiato non si sente, non c'è differenza, l'ho semplicemente tolto, ma l'ambiente è sempre quello, pulitissimo. E va benissimo, in cuffia non te ne accorgi e il suono è molto più che pulito. Poi, allora, ti faccio una veloce spiegazione di come funzionano e di che cosa, del perché del fast attack e del release. Allora, fast attack, se io dovessi esasperare un po' l'uso del threshold, quindi volessi togliere veramente tanto rumore, come senti sta cominciando a tagliuzzarmi le parole. Più alzo il range expand, quindi l'espansione della zona di silenzio, e più lui me lo tagliuzza all'inizio. Perché? Perché senza il fast attack attivo sta lavorando con un attacco di 1,2-1,3 millisecondi. Invece qui vado a milionesimi di secondo e quindi a questo punto diventa più preciso, cioè mi prende proprio esattamente i momenti di attacco. È chiaro che ho esasperato qui la situazione, però di fatto è meglio che tu lo lasci attaccato. Il release è questo. Allora, se io ho del rumore di fondo, così te lo faccio sentire meglio, teniamoci la porta aperta un attimo. Questo è il rumore che c'è sotto, ok? Lo chiudo e gli dico di rimanere con il release lento. Ogni volta che parlo entra un grillo, o due anche. Ok? Perché ci mette molto a tornare indietro. Questa è la differenza tra fast attack e fast release. Quindi devi trovare un bel equilibrio tra questo e questo. Ok, andiamo avanti. Una cosa che te la devo dire come girano i suoni. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, gira, 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 amore bello. Era Baglioni che aveva un disco che si chiamava Gira, 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 amore bello, gira, gira, amore bello, una cosa così, non mi ricordo. Mi ricorda qualcosa, lo chiamavano Agonia fra le altre cose. E dunque, a parte Baglioni, questa roba qui, l'SSL, potrebbe anche averci registrato un disco su un SSL Baglioni ai suoi tempi. Allora, questo qui, come girano i suoni? I suoni entrano da sotto, c'è scritto in, e qui entrano i suoni che vanno in questa prima fila di LED. Amore bello come il sole, entra qui. E l'altra fila di LED invece riguarda solo l'uscita. Ok, se abbassi questa si abbassa solo questa fila di LED. Chiaramente se alzi questa si alzano tutte e due, perché stai mandando dentro un segnale che riguarderà l'ingresso e l'uscita, ma se abbassi l'uscita come vedi si sbilancia. Ok, ti è chiaro, no? L'ingresso e l'uscita sono questi. Ma prima di arrivare all'uscita, ci ho fatto la freccia qua sopra, vedi, fa un salto e se ne va saltando a pie pari la parte dell'equalizzazione. Entra direttamente nei filtri, nella parte della dinamica, ma non è che da qui va direttamente al compressore. No, lui inizia, il suono passa qua sotto nella parte dell'expander e dei gate, quindi prima si pulisce il suono e poi lo si manda al compressore, in modo che il compressore debba comprimere solo della roba pulita, è un filtro praticamente, altrimenti il compressore comprime tutta la schifezza e non va bene. E poi qua sopra c'è un pulsante che si chiama link, lascialo attivo,
perché fa in modo che su tutti e due i canali del processore il compressore lavori sempre allo stesso identico modo. Se tu lo usi questo plugin su un canale stereofonico, potresti delinkare i due link. Allora a questo punto il canale destro e il canale sinistro, a seconda della dinamica, faranno lavorare il compressore in modo differente. Ma noi lavoriamo sulla voce mono, lascialo linkato, che il bello acceso è un bel segnale, proprio porta fortuna. E poi che cosa c'è ancora, che adesso ti faccio vedere? C'è questo, che il suono dopo passa all'equalizzatore e poi se ne va all'uscita, ok? Quindi l'equalizzatore, se tu dai ti faccio un esempio, guarda, facciamo così, equalizzatore, mettiamo su tutto, vedi che aumenta l'uscita? Certo, perché aumenta l'uscita? Perché il suono passa da qui e poi se ne va all'uscita. Però l'equalizzatore può essere anche spostato prima della dinamica e tu dici, ma perché tutta questa storia? Perché ha il suo perché il fatto che l'equalizzatore possa andare prima della dinamica piuttosto del compressore di dinamica piuttosto che dopo, perché ti consente di fare delle cose e mo te le faccio vedere. Adesso parliamo del compressore, che è un'altra bella cosa che c'è già all'interno di questa channel Striptease, yeah! L'SSL è simpatico, è molto simpatico, lo vedi qua davanti. Abbiamo detto che con questo abbiamo tolto un po' di rumore di fondo. Qua c'è quanto ne abbiamo tolto e questo è il livello di threshold che noi terremo basso in questo momento perché ci interessa che si sentano anche i respiri e tutto il resto. E se per caso volessi metterci un compressore, sì, lo puoi mettere. E anche l'equalizzatore, perché il suono abbiamo detto che entra da qui, passa nel Dynamics e poi tu puoi accendere l'expander e il compressore. Ed ecco che ho acceso il compressore. Tu dirai, ma il compressore pompa di più. Sì, il compressore pompa di più, però è una rottura di scatole il compressore, devi saperlo usare. E quello dell'SSL è un po' particolare. Intanto porta sui suoni. Portando sui suoni si porta dietro gli eventuali difetti che tu prima non sentivi. E perché? Se prima senza il compressore, senza tutto quel loudness, tu non ti accorgevi che c'era un leggero ritardo sull'uscita del gate, e qui cominci a sentirlo e vorresti chiudere di più. Adesso si sente meno, lo sento meno. Per forza è aumentato il range expand e sei andato, è come se tu andassi nel dettaglio a guardare la vernice della tua macchina che è bella, lucida, metallizzata, poi prendi un microscopio, cominci a guardarci e vedi che sopra ci sono anche delle cacche di ragno e le vedi solo perché questo lo so che è brutto, è scatologica la cosa, però se aumenti col compressore praticamente senti di più delle cose che prima non sentivi, ok? E le senti di più perché il compressore fa questa cosa, aumenta. Come funziona il compressore? Allora, nel compressore di dinamica devo abbassarlo, che è veramente troppo, così, ok, facciamo una cosa ragionevole, ok, perfetto. Allora, il ratio del compressore. Dunque, qui ci sono delle dispute di vario genere, però generalmente per un voiceover, anche per un audiolibro, una cosa che va su YouTube, a 3-1. 3-4-1, proprio se stai facendo una cosa molto dinamica, allora vuoi tenerla, ma in un dialogo già a 3 sei più che sufficiente, cioè lo tieni più o meno a 3, il ratio di compressione, che poi, senti che adesso si sentono di più i respiri, senti, che poi dipenderà anche dal threshold, cioè da quando tu decidi di fare entrare il livello del compressore. Qui c'è il grafico, ci sono i LED del compressore, semplicemente i LED, cioè ti dice di quanti dB sta abbassando, riducendo, si chiama gain reduction, sta riducendo la dinamica del suono, cioè ogni volta che c'è un'onda di transiente molto alta, lui la prende e la abbassa di 3-1, con i tempi di attacco lenti o veloci che può avere il compressore. E se sono molto veloci avrai un effetto abbastanza particolare, te lo faccio sentire esasperato. Questi sono i tempi di attacco molto veloce del compressore, questi quando sono poco presenti. Cioè i tempi di attacco non lasciano il tempo al transiente, quindi al suono che tu stai sentendo, di arrivare, e
tu quindi avere la percezione di un suono più forte che sta arrivando, perché lo comprime immediatamente, cioè fa questa cosa e tu senti tutto scatolato, perché sta tutto laggiù sotto questa cosa che ti piace tanto a quelli che amano fare i finti DJ, che fa questa roba qui, che sembra che enfatizzi tantissimo. Però è brutto, è anche stancante da sentire come suono, quindi di solito l'attacco si lascia per la voce abbastanza lento. Il rilascio invece no, è abbastanza veloce, perché se faccio con un rilascio lento, a un certo punto la mia voce resterà sempre là sotto, cioè se io, guarda, esagero, guarda quanto tempo ci mette a scendere il compressore dal suo funzionamento. E la voce ogni volta che entra viene massacrata di nuovo, quindi il rilascio deve essere molto veloce per la voce parlata, ok? Quanto tengo il threshold dipende da quanto entri e da quanto vuoi sentire agire il compressore. Adesso sta agendo troppo, per esempio lo lascio a 3:1 e poi lascio che tolga 6 dB circa, più o meno una cosa di questo genere. Però anche se io tolgo 6 dB, con questo compressore in modo particolare senti che c'è un suono molto scuro. Questo compressore ha la tendenza, proprio si sente che ha un suono scuro, veramente scuro, dark, questo è il suono di questo compressore. Ma si può risolvere, perché dall'altra parte, in questa catena audio, in questa channel strip, hai un equalizzatore che ha il suo perché. Allora, intanto avresti i filtri, volendo, no? Che tu puoi usare o come filtro normale, cioè quindi togliere delle frequenze basse in modo che non ci sia troppa enfasi sui bassi, oppure farlo lavorare in sidechain. Quando lavora in sidechain entra in gioco sul compressore. Eccolo qua, sono in sidechain. A questo punto io sto dicendo al compressore di filtrare le frequenze che sono sotto ai 70 Hz e il compressore non lavora più su quelle, ma lavora su frequenze medie, praticamente mi medizza solo i medi. Questo è solamente il discorso dei filtri, perché questo filtra le frequenze in uscita, cioè le frequenze del compressore, e mettendolo in sidechain. In pratica il compressore opera ascoltando il suono che passa attraverso i filtri. Se io tolgo i filtri e lavoro nello stesso identico modo con l'equalizzatore e uso anziché il pre-din, allora facciamo una veloce cosa. Inserisco l'equalizzatore, poi ho altri due pulsanti. Uno è Dynamic Sidechain, poi c'è il pre-din, che è questo. Allora il pre-din sposta l'equalizzatore prima del compressore di dinamica. È molto comodo in tante occasioni, perché tu puoi voler far arrivare al compressore e anche all'expander un suono filtrato su certe frequenze che magari ti danno fastidio. Pre-din oppure sidechain. Ma qual è la differenza? La differenza mi sembra aver capito che sia questa, anche utilizzandolo. Allora, se tu metti l'equalizzatore e lo sposti prima del compressore, tutto quanto il suono verrà comunque elaborato, tutte le frequenze alte, medie, basse, eccetera, in base a come è stato equalizzato. Quindi potrai escludere determinate enfatizzazioni, ma non più di tanto, perché comunque tutto il suono verrà compresso, cioè il compressore agirà comunque su tutta la banda di frequenze che gli arriva. Se invece utilizzi il sidechain, potrai dirgli di non considerare la compressione su quelle determinate frequenze, oppure di considerarla molto di più. E non cambierà l'equalizzazione, ma cambierà il processo di elaborazione solo del compressore, ma su quelle determinate frequenze. In pratica sentirai lo stesso suono, che però avrà più calore sulle basse o meno calore sulle basse, una maggiore enfasi sulle medie o una minore enfasi sulle medie, ma senza cambiare l'equalizzazione. Capito? No? C'è differenza tra usare il pre-din e il dynamic sidechain. C'è una discreta differenza. In pratica, quando usi il pre-din, tu semplicemente sposti prima della dinamica tutto il lavoro dell'equalizzatore. Equalizzato così andrà al compressore. Vado in pre-din, se io tolgo per esempio delle frequenze basse, in questo momento, adesso lo accendo, ok, qui c'è il compressore acceso. Se tolgo delle basse oppure tolgo delle medie, semplicemente è un'equalizzazione. Non è molto diversa dall'equalizzazione standard, se non per il fatto che
il compressore la sta elaborando diversamente, quindi il suono che rende il compressore è un po' diverso, perché il suono passa prima dall'equalizzatore, poi già equalizzato va al compressore, il quale avrà delle dinamiche differenti da elaborare. Ma se tu utilizzi il Dynamic Sidechain, a questo punto tu dirai al compressore di considerare in compressione solo determinate frequenze. Cioè il Dynamic Sidechain, anche se c'è il pre-din acceso, il pre-din non funziona, in pratica funziona semplicemente il Dynamic Sidechain. Tutto quello che consente di essere inviato in sidechain viene inviato al compressore come dato da ascoltare per iniziare a comprimere. Quindi io posso dirgli, per esempio, al compressore, se sento che sta spingendo troppo sulle basse, dico toglimi un po' dei 100 Hz, non li comprimere, perché quando li comprime, e poi dopo naturalmente tu alzerai il gain perché la compressione ha abbassato il suono, aumenterà il livello di percezione di determinate frequenze, quindi sentirai un compressore che bomba veramente tanto, no? E allora tu lo alleggerisci, che è differente come operazione dal pre-din, dove riequalizzi tutto. Quello che si alleggerisce è proprio il lavoro del compressore su quella determinata gamma di frequenze. Ci sono plugin che ti consentono di spostare l'attenzione del compressore su determinate frequenze piuttosto che altre, allargare o stringere. Qui fai praticamente la stessa identica cosa. Il sidechain in questo senso ti consente di... Senti che se io questa... Ti faccio capire, guarda, se tu vedi che io qui ho tolto 15 dB sui 200 Hz, 180 Hz, e non è che se io lo metto così suoni uguale, senti che così è scomparso un sacco di roba calda? Così rimane, perché non è riequalizzato, ha solo detto al compressore di lavorare non su quelle frequenze, ok? Quindi il compressore non sta bombando quelle frequenze in particolare. Chiaramente puoi lavorare su queste o su altre frequenze, ma questo è quanto. Poi anche qui hai possibilità di usare la campana Bell oppure no, ma parliamo anche della campana, che è giusto. Parliamo delle campane, così siamo tutti belli suonati. Questa Bell che troviamo qui, la troviamo in realtà anche qui. Vedi? Qui c'è una campana. Quella che vedi qui sotto, questo segno, è una campana stretta, larga. Questa invece è una uno scaffale, chiamato così, perché praticamente fa un taglio a scaffale anziché fare la campana, ok? Però se tu premi Bell, a questo punto lavorerà a campana. Ok? Così è a scaffale, cioè taglia tutto ciò che c'è sotto i 200 Hz, così invece a campana, cioè prende un range più ampio di frequenze. La stessa cosa la fa, infatti questa roba si trova solamente negli estremi delle frequenze, cioè sulle basse, perché è un filtro passa alto o filtro passa basso. Se non lo vuoi far lavorare come filtro passa alto, ma come equalizzatore a campana in cui tu vai a spostare un po' di suoni, allora lo apri e poi lo fai lavorare, per esempio ti accorgerai che lavora su un gruppo di frequenze che non sono più solamente i 200, ma ne prende anche altre. Adesso sono in sidechain, non senti, cioè bisogna che facciamo il discorso delle campane, lo dobbiamo fare senza il sidechain. Ok, andiamo in equalizzatore in e ti faccio sentire. Questo è un kHz, io adesso gli do 15 dB sul kHz e poi faccio una campana stretta. Io sono più precisamente sul kHz, non è esattamente su quella frequenza, è comunque una gamma di frequenze che è intorno al kHz, ma se allargo la campana tu sentirai che entrano in gioco anche altre frequenze che stanno lì attorno, un po' più basse e un po' più alte, ok? Quindi questa è la campana. A cosa ti serve la campana, a te che fai voiceover e non vuoi fare? Ti faccio un esempio banale. Tu hai un rientro sui 300 Hz, per esempio. Questi sono i 300 Hz. Te le faccio sentire su una campana stretta. Questi sono 300 Hz. Tu ti accorgi che dentro alla tua stanza hai un ritorno di 300 Hz. Li vuoi abbassare, ok? E tu lo metti a 300, fai una campana stretta e cominci ad abbassare i 300 Hz e non avrai più quel rientro lì. 400 Hz, eccetera. Questa roba qui ti può servire quando sei dentro al boot e il tuo boot ha una risonanza che non ti piace, tu vuoi in qualche modo correggere e da qui la puoi correggere, ok? Ma è molto comoda questa roba qui, lo so che ti piace. E quindi questo era il compressore e il sidechain e l'equalizzatore del Solid State Logic, un high shelf o low shelf. Questo passa alto, quindi passa su, no, passa basso perché passa basso, invece passa su. Basta.
Devo anche farti vedere una cosa, perché se è vero che il Solid State Logic noi l'abbiamo usato come legacy, è anche vero che noi lo possiamo usare SSL channel. Dammi del gain, bibidi bobidi boo. Eccolo qua. Allora, questo praticamente è non è più, è un channel strip completo, l'SSL 4000E, che praticamente è la versione con il preamplificatore. La differenza sta nel fatto che è il preamplificatore. Sì, è un po' diverso come costruzione, ma alla fine la sostanza non cambia. Tu hai il preamplificatore con line e mic e quindi lo puoi usare come preamplificatore per accendere il microfono. Ricordo che su Unison la funzione è anche quella di emulare proprio lo stato elettronico dell'alimentazione del microfono, esattamente come faceva l'SSL originale. Questa è quello che dichiaro. Poi io non l'ho mai usato un SSL originale, quindi godo come un riccio su questa roba emulata che me lo dà in tempo reale sulla console, quindi vabbè. E anche qui hai le stesse identiche cose che ti ho fatto vedere nell'altro, in questo qui. Praticamente hai l'ingresso microfonico, che qui in questo caso non è come nel vecchio Solid State, cioè nell'altro Solid State, quello che ti ho fatto vedere prima, con l'ingresso che è qui, ma l'ingresso è qui sopra. Poi passa nel Dynamics e più precisamente l'ordine di apparizione del suono è dentro, fa questi giri strani, no? Anziché ha messo il compressore qui e l'expander qui, ma in realtà funziona ingresso, poi va nell'expander, poi va nel compressore e poi va nell'equalizzatore. E poi ci sono sempre i filtri che sono prima o dopo la parte della compressione, per esempio pre-din oppure sidechain. Anche qui quella cosa che ti ho fatto vedere prima del sidechain, che puoi avercela, però come senti adesso non sta facendo assolutamente niente. Perché? Perché il sidechain, anche se io lo attivo, non c'è il compressore attivo, e appena lo attivo il sidechain comincia a funzionare e a farsi sentire. Ma siccome il compressore io non lo sto facendo andare, tu non lo senti funzionare fino a che io non lo accendo, ok? Quindi il sidechain è tutta roba che funziona esclusivamente con il compressore, il release lo mettiamo giù, e l'expander gate, che è la stessa identica cosa. Anche in questo caso abbiamo un gate che è più secco, cioè se questo taglia di brutto, a seconda di dove sono, magari potrebbe piacerti, non lo so io. Senti, però non ha un taglio, non è soffice nell'entrare e uscire. Ce ne sono i due tipi e tutti e due tagliano brutalmente. E va bene così, però io preferisco l'expander tra i vari. Poi tu fai quello che ti pare. E anche qui hai gli stessi trucchi, cioè in base a come entri, a seconda di come entri, puoi avere più o meno threshold da gestire per eliminare magari solamente proprio il fondo del rumore dell'ambiente e non tutto quanto il rumore se ne hai veramente tanto. Se ne hai tanto, chiaramente dovrai aumentare il threshold. Comunque anche questo funziona e fa parte dello stesso pacchetto. Ricordo che non è sponsorizzata sta roba, te la sto solamente facendo vedere perché questa cosa ti può aiutare veramente tanto se stai facendo del voiceover e magari hai una scheda audio con pochi processori. Allora in questo caso tu usi un unico processore di suono che comprende il preamplificatore e anche tutta sta roba del gate, che è una discreta figata. Sei. Bene, spero ti sia stato utile questo video dove ti ho fatto vedere come togliere i rumori di fondo dal tuo voiceover, anche se sei con un pollaio praticamente dietro al microfono. Beh, quasi, però insomma non è l'unico prodotto che consente di fare questa cosa. Ce ne sono almeno altri 1, 2, 3, e di cui 2 preamplificatori e uno invece è un plugin aggiuntivo, e nessuno di questi la WAD l'ha messo all'interno delle cose che puoi già avere, te lo devi comprare per forza. Però per fortuna sono prezzi abbastanza accessibili, per cui dopo, sai, te lo porti dietro per tutta la vita. Sì, ciao, va bene. Grazie per aver guardato questo video, ciao.